figata essere qua, una figata. Ok, non capita tutti i giorni di finire in un posto speciale. Dopo tanto sono troppo felice di essere qui e vi prometto che ora freno l'entusiasmo che mi sta dando questo posto. Ora vi svelo dove sono finita con la vista oceano. Camminare sulla sabbia e visitare borghi di pescatori. Passeggio per Portocovo, non c'è un cane. Sono l'unica e qualche pescatore che arriva. Sono ufficialmente partita per questo fantastico trail. Ma prima di ogni partenza ufficiale mi concedo una colazione speciale. Speciale non in fatto di qualità di cibo, ma per questa vista oceano che un po' mi ha fatto d'anteprima su tutto quello che sarei andata incontro. La bellezza di questo trail la fa proprio lui, l'oceano. Purtroppo non ci rendiamo conto che non è tutto oro ciò che luccica. Nuotare nell'oceano oggi è come nuotare nella plastica. La quantità di plastica che finisce in mare ha raggiunto proporzioni allarmanti. Entro il 2050 il peso delle plastiche nell'oceano sarà superiore ai pesci. Purtroppo l'inquinamento marino non conosce confini e frontiere. Stiamo praticamente distruggendo gli equilibri oceanici e le specie che li abitano. Sarebbe un vero peccato distruggere questa bellezza, non credete? La tappa che parte da Portocovo fino a Villanova è una delle tappe più lunghe, sono circa 20 km. Probabilmente anche la più difficile perché sarà tutta su sabbia. Può spaventare sapere di dover camminare sulla sabbia, ma è proprio questo che rende il cammino unico e le difficoltà, come sempre, stanno nella nostra testa. L'unico inconveniente può essere solo questo. E se ancora non l'avete capito, sto camminando lungo il Fisherman Trail. Ricordatevi che qui l'oceano è padrone, decide lui se farci passare o meno. Alcune spiagge sono attraversabili solo se la marea lo consente. Per le persone che normalmente si perdono come me, ci sono i simboli dappertutto, quindi diciamo che non ci si può perdere, se non mi perdo io. Veramente i segnali sono così tanti sotto qualsiasi forma ed aspetto possibile ed immaginabile. Entrata nella civiltà di Villanova. Villanova de Mil Fontes è sicuramente fra le cittadine più graziose affacciate su questo tratto di costa, grazie ai suoi edifici imbiancati a calce e l'aria serena e tranquilla che si respira. Ci sono talmente tanti paesini belli che probabilmente senza questi trekking non si conoscerebbero. Villanova è una splendida sorpresa, le case sono tutte colorate e anche una storia molto interessante. Questa mattina ho questi 3 km abbastanza urban, c'era la possibilità di prendere una barca per attraversare il fiume, ma ho deciso di andare a piedi. Scaldiamo i motori. Ecco Villanova de Mil Fontes laggiù e il fiumiciattolo. Eccolo il ponte appena attraversato. Bene, questo tratto urban è finito.
e un sentierino magico mi ha fatto svoltare in questa specie di boschetto. Adesso penso di fare la prima sosta in una spiaggetta. Amiche on the road, guardate quante. Oddio, mi guardano male. Il mio consiglio più grande? Assaporate quanto di più potete. Ogni deviazione è perfetta per capire tutto il bello che ci sta intorno. Vedo da distante la destinazione Almogavre, non lo so come si dice, e Almograve, boh. Anche Almograve mi accoglie tra i suoi colori e il suo silenzio disarmante. È una tratta stupenda. Avevo letto prima di partire che sarebbe stata una delle più belle. Senza rendermene conto, comincia per me una mattinata di forest bathing. Non so se avete mai abbracciato un albero, ma dicono che sappia ascoltarci, e per me è stato proprio così. È una sensazione strana essere liberi, credo, mi dà questo senso di libertà. È stato chiuso a ridosso dell'oceano perché come tipo una sorta di caduta massi e quindi adesso la strada alternativa è l'asfalto e dai di drittoni. Sono nel cuore dell'Alentejo e sto per entrare a Vallujeira do Mare, un piccolo villaggio di pescatori adagiato su una scogliera sospesa sul mare, dove vivono meno di 1000 persone. Da quando ho cominciato a viaggiare così, quindi a piedi ma anche in bici, non ho più smesso. È un modo di viaggiare completamente diverso. Si vedono cose che altrimenti non si vedrebbero. Ammetto che è stata difficile la discesa da queste rocce dopo la tempesta di ieri, perché sono ancora tutte bagnate e scivolose.
ma non c'è fretta qui. Noi abbiamo bisogno di tempo, anzi il tempo ce l'abbiamo, dobbiamo solo renderci conto della sua importanza, ma soprattutto ci serve il tempo per noi stessi e anche io me ne dimentico di questo tempo. Ho bisogno di questo tempo, ho bisogno di riequilibrare le mie energie e di sintonizzarmi con quelle di madre natura. Io che pensavo di essere arrivata e invece quello di prima era la spiaggia e ci sono altri 4 chilometri per arrivare a Odesseische. Eccolo là. L'ultimo villaggio costiero che si incontra è Odesseische, una località minuscola e incantevole che spicca sul versante meridionale della valle del Ribeira da Seiche. Lascio questo fantastico paesino di Scheisse che ieri non arrivava mai. E è la prima volta che mi parto alle 8, solitamente 8 e mezza, 9. Questa mattina ero già sveglia prestissimo, alle 5. Mi sono goduta il salottino che mi piaceva tantissimo e niente, molte delle compagne di viaggio se ne vanno perché appunto il Fisherman Trail, diciamo, finisce qua. Anzi continua fino a Lagos, ma la parte più conosciuta è sicuramente quella da Porto Covo a Odesseische. Quindi le perderò per strada, io continuo a camminare in solitaria e adesso arriverò alla spiaggia che è tra 3 chilometri e poi si continua fino ad Algesur. Bene, 2 ore di cammino e non ho ancora incontrato nessuno. No? Só português? Só português. Tá. Eu vivi sempre aqui. Eu vivo aqui. A minha casa é ali. Sim? Aqui. Ah. Aquela, não é esta aqui. Aquela, né? Onde fica a casa? Ali, aquela. Sì. Ah, Uma casa boa. sì. Uma casa boa. La mia esperienza con i portoghesi è sempre stata molto positiva. Possono sembrare un po' schivi all'inizio, ma poi diventano i tuoi migliori amici. Diciamo che non ho resistito al richiamo della spiaggia, nonostante questa tappa fosse un po' lunga, ho voluto arrivare fin qua giù. Rogil è rovente, sono rimasta senza cibo e mi ristoro in questa gas station. Vengo a sapere che qui si produce la batata dolce e ci si fa veramente di tutto. Algesur è una bellissima città, si possono vedere ancora le tracce delle lotte tra i Mori e i cristiani e appunto una sorta di fortezza nel mare. È molto bello il suo castello che si vede da distante e tutte le case bianche che spiccano da questa collinetta. Adesso questo sentiero mi porterà sul mare per arrivare poi ad Arifana.
Ad Arifana assisto allo spettacolo più bello di sempre, un tramonto indescrivibile, tanto che tutti i surfisti si sono fermati per ammirarlo. Il fatto di venire a camminare in Portogallo è stata una scelta. Ci sono paesi che ti lasciano qualcosa e avevo voglia di venire a scoprire un po' di più questa terra, e il Sentiero dei Pescatori mi ha permesso di vedere, viaggiando così mi sono resa conto di alcune cose che altrimenti non ti saresti accorta. L'oceano è una cosa che è una sorta è magica, e quindi tutto sommato è un trail molto molto vario, tra falese, oceano, il verde, dipende un po' dal tratto che si fa. Ancora non ho trovato il mio posto nel mondo. In fondo viaggiare serve anche a questo. Puoi nascere in posti che sentono non appartenerti, ma viaggiando puoi scoprire altri più affini alla tua natura. Io qui sento di poter essere me stessa e di stare bene. Chissà, magari un giorno diventerà il mio posto nel mondo. Sto scendendo alla Praia da Bordeira, non c'è la marea alta, quindi riesco a camminare sulla spiaggia. Era una di quelle più belle che mi sono state consigliate. Ora vi mostro che spettacolo. Appena arrivata. Che distesa di dune qua dietro. C'è un silenzio in questo paesino, si chiama Carapateira, e non c'è anima viva. E devo parlare piano perché quasi mi sento un'unica essere vivente. Mi dispiace non potervi far sentire il profumo che c'è in questo posto. Non lo so. Avete presente i pirati? È come essere sbarcati in questo posto, così, sperduti. Beh, anche le caverne, no? Cioè, ma che roba! Cioè, ragazzi, dentro una caverna. Oggi è una giornata un po'
coraggiosa, ma sto andando nel punto più occidentale d'Europa. Vado a vedere che sensazioni mi trasmette. Da qui partivano i più grandi esploratori. Non vedevano altro che l'orizzonte e sicuro nei loro sogni custodivano immagini di terre lontane che chissà se avrebbero mai raggiunto. Sto camminando nella prima spiaggia dopo Sagres. Oggi il tragitto sarà un po' più difficile per i continui sali, scendi e dislivelli, ma questo paesaggio addolcisce tutto. Le spiagge nell'Algarve sono leggermente diverse, l'acqua blu cristallina e le scogliere rosse. Bene, saliamo un pochino. La croccantina oggi. Ecco. Ma sono dei colori stupendi, guardate dietro. Oggi ho deciso di fare una tappa un po' diversa dal solito. Cosa intendo? È una tappa considerata nel sito la più difficile per i continui sali e scendi, che sì, devo dire si sentono tutti, ci sono questi strappettini. Ieri ha piovuto, di conseguenza il terreno si trova parecchio fango e le rocce sono scivolose. Con le due grotte ci sono anche questi cancelli, così. Permesso? Grazie. Ecco. Sono naufragata in questa bellissima spiaggia. Potuta fermare perché questo colore era stupendo. La cittadina di Salema e si vede che è un posto da ricconi. È per quello che non ho trovato da dormire ad un prezzo decente. Dato che a Salema non ho trovato nulla di economico, sono finita a Luz in bus, a 2 passi dal mare. È stata la scelta migliore per me, anche perché non avevo alternative. Domani riprenderò il bus da qui per ritornare a Salema, dove ho abbandonato il trail ieri. Ho ripreso il bus e vabbè, c'è stata questa casa secondo me infestata dai fantasmi e poi niente, sono tornata indietro e per strada ho conosciuto questa ragazza cinese che adesso mi accompagnerà. Lei è Ran, una signora cinese che mi accompagnerà per un pezzo. E finalmente, dopo 11 giorni di cammino e più di 200 chilometri, arrivo a Lagos. Ricordatevi che arrivo bagnato, arrivo fortunato. Visto il tempo non favorevole, Lagos l'ho visitata il giorno dopo. E qui non ci sono parole per esprimere la bellezza che questo luogo offre. Lascio così le immagini parlare per loro stesse.
Ripenso all'avventura appena passata e mi riempio gli occhi di questi colori prima di ritornare in Italia.